è arrivata un po' di roba nuova. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere qualche chicca che è arrivata questo mese, quindi adesso iniziamo ad aprirli e poi dopo andiamo a provarli insieme. Partiamo da questo che ce lo manda Smallrig, che in realtà non ci manda proprio niente. E all'interno abbiamo un po' di robettino e quest'altri due che arrivano da Moment. Allora, partiamo da questi. Sono rispettivamente un filtro Cinebloom, un filtro di diffusione e un filtro ND. Questo qua in particolare è un ND 828. Sono entrambi da 67 mm, in quanto Moment per montarli sui suoi accessori ti obbliga a prendere la versione da 67 mm. Qui poi abbiamo l'adattatore per montare i filtri direttamente sulle lenti dell'iPhone. Questo qua va semplicemente montato così. E poi sopra questo adattatore andiamo a montare i filtri. Poi abbiamo una lente anamorfica e il suo rispettivo attacco per i filtri. Questo va montato sopra la lente. Poi cos'altro abbiamo? Due maniglie della Smallrig con il suo cage per l'iPhone 13 Pro. Queste maniglie poi si possono montare sui fori. Quindi andiamo a mettere l'iPhone all'interno. Ok, questo è l'iPhone con la gabbia Smallrig. Tutto montato. Io in particolare ho scelto di prendere lo Smallrig e non la cover di Moment, in quanto mi servivano gli agganci superiori per poter aggiungere accessori all'iPhone. In particolare lui. Infatti, grazie alla slitta superiore si può andare, si fa montare così. Inoltre, se non pesasse ancora abbastanza per voi, potete anche aggiungerci un faretto per far diventare una bestia del genere. Decisamente non necessario, ma dovevo assolutamente provare questa roba qua. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Questo unboxing super confuso è durato già abbastanza, quindi prendiamo la roba e andiamo a provarlo. Che minchia vuoi? Dobbiamo prendere questa, quindi scenderci qua. O comunque andiamo a vedere l'alfa, Per 10 minuti l'abbiamo mancata. Tanto io ero sicuro. Cioè, Era impossibile, che che cazzo. belle, ma io ero. Si è svegliato troppo presto. Belle 6:45 ero sveglio. Infatti, Chi sei inguardabile così, Gabriele. Guarda il calzino bianco con questo stivaletto, Gabriele. Terrificante. guarda il guantino. Cioè tu, dai. Allora, Madonna che riprese Allora, questo ragazzi- iPhone 13, Senza lente di sto vuoi dire cazzo. cosa abbiamo montato? Una lente anamorfica Ok. per le riprese ottimate. Ma cosa dici? No, non lo so, Gioele, l'hai comprato tu. Vabbè, allora abbiamo Io montato vedo solo con una cannone. lente anamorfica Sì. con una lente anamorfica. Beh, tu sei molto più Una bravo. lente anamorfica montato sullo Smallrig con le due maniglie e in più abbiamo messo il filtro ND variabile N8 e N128. Mettimi un po' là, vediamo come viene. Beh, adesso mettiti tu qua e riprendimela.
C'è uno scambio di telecamere. Come si vede dal tuo? Bene. Dai, Va bene. si vede che è un iPhone 13 Pro. Non mi ruotare intorno. Tu non mi ruotare. Tu non mi ruotare intorno. Tu non mi. Tu non ruotare intorno a me. Tu non ruotare. Non ruotare. Allora, adesso sto girando a 25 fps con lo shutter speed a un cinquantesimo e come vedete la ripresa è inutilizzabile in quanto la sensibilità degli ISO più in basso di così non riesce ad andare, quindi risulta tutto sovraesposto. Quindi montiamo il filtro ND per andare a sistemare questa cosa. Ok, come vedete adesso col filtro, andandolo a chiudere, si riescono a recuperare tutti i dettagli dell'immagine. E come indica il grafico adesso è correttamente esposto. Possiamo andare a aprire e chiudere. E questo ci permette di registrare a un cinquantesimo, quindi rispettando la regola del doppio del frame rate, e ci consentirà di avere un motion blur adeguato. Ok, come avete visto la differenza c'è e si vede parecchio. Diciamo che la lente anamorfica di Moment ha mantenuto le aspettative che mi aveva creato. L'effetto che crea mi piace veramente tanto. A parer mio sono leggermente fastidiosi i flare che si creano in condizioni di illuminazione diurna. Ad esempio nelle riprese di giorno il flare che veniva creato dalla luce del sole è parecchio invadente sulla scena, però di sera crea un bel effetto, soprattutto sulle luci delle auto. La grande differenza per le riprese di
giorno l'ha fatta però il filtro ND variabile. Infatti, come abbiamo visto dal paragone tra le due scene con e senza filtro ND, c'è un'enorme differenza, in quanto i colori che riusciamo a recuperare con una corretta esposizione fanno la differenza sul risultato finale. Nota dolente, forse mi aspettavo leggermente di più dal filtro Cinebloom, probabilmente un po' troppo spinto per l'effetto che crea. Mettono a disposizione varie gradazioni di questo filtro, 5, 10, 15 e 20%, io ho preso quella da 20 e forse è un po' troppo esagerato, magari sarebbe meglio provare con un 10% per avere un effetto più omogeneo e più pulito. Mentre per il case di SmallRig mi ritengo molto soddisfatto. Super comodo il fatto che ci siano una marea di fori con bit da 1/4 che ci permettono di avvitare qualsiasi accessorio al nostro smartphone, come nella prima ripresa del timelapse che ho posizionato l'iPhone avvitandolo direttamente al cavalletto. È un po' ingombrante, nel senso aumenta notevolmente le dimensioni dell'iPhone. Diciamo che un iPhone 13 Pro con quella cover raggiunge le dimensioni di un iPhone 13 Pro Max, ma per quello che offre è inevitabile. Bene, per il video di oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!